Ciao a tutti, siamo al ristorante Arnolfo a Colle Valdelsa in Toscana. Oggi vi mostreremo un'interpretazione del tagliolino salato al pomodoro e l'interpretazione in chiave dolce. Pesce e 3 menù di carne con 6 piccioni extra, per favore. Sì, grazie. Siamo in estate, di conseguenza prepareremo un tagliolino ai 5 pomodori, 5 sapori dell'orto mediterraneo. Nella campagna toscana siamo circondati di piccoli produttori e abbiamo pensato di lavorare appunto 5 sapori ben diversi, ben distinti. Le varietà dei pomodori che utilizzeremo sono il ciliegino, il datterino rosso, il datterino giallo, il fiorentino micro verde, il fiorentino tradizionale e il nero. Ogni pomodoro avrà una lavorazione diversa. Per quanto riguarda il tagliolino, abbiamo fatto diverse masterclass con Italia Squisita, soprattutto sulla pasta fresca. Vi invito a vedere quegli episodi per conoscere il nostro impasto, composto dal 50% di semola di grano duro, farina e solo tuorlo d'uovo. Filippo, che è un mio assistente, un mio secondo, mi supporta per preparare questo piatto delizioso nella semplicità del pomodoro. Iniziamo dal pomodoro fiorentino e facciamo l'acqua di pomodoro, che a noi serve per dare gusto al tagliolino. L'acqua di pomodoro è semplice, Filippo li taglia, viene condito con olio, zucchero, sale, basilico viola. Il basilico viola dà un'aromaticità leggermente più persistente. Tamina, filtro, mettiamo un peso sopra tranquillamente tutta la notte. L'indomani recuperiamo l'acqua di pomodoro e questo è il risultato dove cuoceremo appunto il tagliolino. Adesso facciamo la prima salsa fatta con il ciliegino. Quindi ciliegino candito cosa vuol dire? Concentrazione del gusto del ciliegino. Viene inciso, bollentato velocemente in acqua calda, poi passa in acqua e ghiaccio, quindi blocchiamo la cottura ma nello stesso tempo togliamo la pelle. Vai. Vedete che rimane solo la polpa. Recuperiamo la buccia e facciamo una polvere di pomodoro. A questo punto mettiamo in una teglia i pomodorini, degli spicchietti d'aglio in camicia, un po' d'olio, 2 o 3 rametti di timo e qui si mette un po' di zucchero vanigliato, appena. Conditi i pomodorini vanno in forno a 65 gradi per circa 20 minuti, quindi una temperatura non troppo alta in modo che si appassiscano lentamente. In questo modo prepariamo il ciliegino confit. Adesso andiamo sul datterino rosso. Allora abbiamo burro, lo zucchero, un po' per addolcire, il profumo di un rametto di rosmarino e i datterini divisi in 2 che vanno appunto leggermente caramellati. Ecco, anche qui facciamo un'altra composta, un altro colore e un altro gusto. Questa è la sequenza che a noi interessa. Perfetto. È una cottura veloce, molto rapida, fuoco molto elevato, in modo che il pomodoro rilascia il sapore e il colore e poi niente, si versa nello chinoise o in un passino che avete a casa. A questo punto facciamo pressione e recuperiamo tutta la polpa e la salsa del datterino. Cerchiamo di addensare la salsa, la rimettiamo sul fuoco, vedete il colore
Non troppo, perché ricordiamo che lo zucchero tendenzialmente caramellato mi addensa la salsa lo stesso. Ecco, qui ci siamo. Vai. Eccoci qua. Questa è la consistenza da calda. Raffreddandosi rimane appunto più corposa, più cremosa. Andiamo avanti con il datterino giallo, è molto di moda, è più dolce. Esalteremo questo gusto mettendolo sulla griglia con i carboni, diciamo leggermente a fuoco vivo. Vedete, prende colore. Noi cerchiamo di utilizzare sempre di tutti gli ingredienti, appunto per la sostenibilità, ma soprattutto per dare un giusto valore al prodotto, che è fondamentale, insomma. Comunque ci siamo. Recuperiamo tutto. Filippo taglia i pomodori all'incirca per una porzione. È chiaro, quando uno prepara queste situazioni qui, almeno deve avere 4 amici a pranzo o a cena, quindi insomma quei 6-12 pomodori ci vogliono. E qui avremo questo sentore di brace e soprattutto il colore giallo molto interessante. E poi gli diamo un arrotondamento con un baccello di vaniglia, una vaniglia del Madagascar, praticamente un baccello molto profumato e intenso, semplicemente senza aggiungere zuccheri, sali e quant'altro. Ovviamente questo si può recuperare, ci si può fare una salsa, qualcosa. A questo punto siamo arrivati alla quarta preparazione, quindi il pomodoro verde. Vedete all'interno come sono belli, sono leggermente più acidi e fanno da contrasto, pensando al pomodoro precedente. Marinatura, semplicemente prendiamo un po' di zenzero, un cucchiaio di senape, è una senape dolce di Digione. Dopo un quarto d'ora che abbiamo marinato il tutto, prendiamo solo il pomodoro lasciando indietro lo zenzero, altrimenti diventa molto forte. Mettiamolo in una casseruola, vedete? Okay. Mettiamo un cucchiaio di zucchero e un po' di aceto di mele. L'acidità della mela e del pomodoro, la dolcezza della mostarda, e pian piano va appunto ad evaporare l'acidità dell'aceto e resta la concentrazione del sapore del pomodoro verde. 10 minuti di cottura, guarda qui, praticamente quasi cotto, si filtra, si passa a setaccio. Quando è freddo appunto otterremo una composta di pomodoro verde di questa consistenza. Adesso abbiamo pronto il ciliegino candito, attento. Vedete, il risultato è leggermente appassito. Qui abbiamo appunto ottenuto una concentrazione di sapore veramente eccezionale. Dolce, si mastica ed è persistente in bocca. Questa preparazione può essere sia frullata che battuta a coltello, e addirittura 2 o 3 pomodori carini metterli in guarnizione interi. Quindi assaporiamo ancora di più il gusto del pomodoro. Invece il pomodoro nero lo incidiamo per pelarlo, si fa bollire circa 10 secondi, giusto per staccare la pelle esterna. Effettivamente è solo la buccia, perché quando andiamo a pelarla rimane un pochino rosso porpora. Lo tagliamo in 4 come abbiamo fatto le incisioni e recuperiamo appunto le falde, eliminiamo i semi e facciamo dei coriandoli di pomodoro che serviranno all'interno della guarnizione del piatto, e poi gli diamo appunto un aroma di liquirizia sopra. A questo punto passiamo alla cottura del tagliolino.
e all'assemblaggio degli ingredienti. La cottura ovviamente va in acqua di pomodoro per dare un gusto più intenso al nostro tagliolino. Va in cottura. Ovviamente la pasta fresca è 1 minuto di cottura, ma poi è il gioco della mantecatura. La pasta assorbe l'acqua di pomodoro piano piano in modo da trovare poi il gusto e l'intensità di questo piatto. Non avremo i colori all'interno, il tagliolino è neutro. Il tagliolino è gustoso perché prende il gusto dall'acqua di pomodoro, dal burro e il parmigiano. A questo punto l'impiattamento, quindi iniziamo ad alternare i colori, quindi il verde, il datterino, facciamo praticamente degli spot di vari colori. In questo modo diventa anche molto carino, molto cromatico. Vedete, ci sono delle consistenze più lunghe, più intense, più morbide. Alterniamoli l'uno con l'altro. Qui ci siamo. A questo punto andiamo a mettere quello nero con questo sentore di liquirizia che dà la nota balsamica a tutto il piatto. Il datterino giallo fatto alla brace, vi ricordo che questo era un gioco con la vaniglia che praticamente utilizzeremo anche nel dolce, quindi c'è una ripresa delle due preparazioni. E per ultimo mettiamo qualche piccolo ciliegino candito, proprio per trovare anche un po' di consistenza. A questo punto mettiamo dei piccoli petali di basilico, proprio per dare un po' di cromaticità ancora di più al piatto. Pensiamo a una sera d'estate, a un pranzo d'estate, quindi non c'è bisogno di avere la salsa assolutamente calda, ecco, perché il tagliolino sarà caldo, mantecato, e quindi ci aiuterà ad assemblare con i vari sapori il tutto. Bene, ha assorbito quasi completamente l'acqua di pomodoro, mettiamo una noce di burro in cottura, perfetto. Togliamo dal fuoco, vi ricordo di usare solo parmigiano oltre 24 mesi, non ha lattosio e soprattutto non fila, e questo è importantissimo. Ecco, facciamo ovviamente un rotolino di impiattamento più classico. Al centro, falla scivolare piano piano. Perfetto, vedete come è integro e tutto molto pulito? A questo punto si inappa con l'acqua di cottura rimasta insieme al burro e il parmigiano e chiudiamo poi per la sostenibilità e anche per la cromaticità con la buccia di pomodoro. Ecco, abbiamo preparato appunto la versione salata del tagliolino al pomodoro. A questo punto passo la parola a Matilde, che è la nostra party chef, per una preparazione dolce accattivante. La prima fase per questo spaghetto dolce è realizzare un'acqua con i pomodorini gialli, in questo caso, ma si possono fare con i pomodorini rossi, con i pomodori grandi, è indifferente, come volete. L'importante è prendere i pomodori, lavarli, frullarli e lasciarli per 24 ore a scolare. In questo modo noi avremo appunto un'acqua limpida del colore del pomodoro che abbiamo scelto, dove all'interno mettiamo della vaniglia. È una vaniglia che proviene dal Madagascar, che è una bacca particolarmente polposa e ci servirà per ampliare la nota dolce già di per sé del pomodoro, perché comunque è un frutto che nasce dolce, esaltandolo appunto con queste note più profonde. A questo punto portiamo a ebollizione l'acqua del pomodoro con la vaniglia infusa al suo interno e andiamo a bollire proprio il nostro spaghetto 3D.
Per questo formato di pasta il tempo di cottura è 7 minuti. Nel frattempo che la pasta cuoce andiamo avanti realizzando la salsa, che poi chiamiamo così ma in realtà è più una composta dolce. Ci serviranno dei pomodorini datterini rossi, delle fragole, il timo e delle erbe aromatiche. I pomodorini datterini verranno sbollentati, spellati e poi successivamente arrostiti in forno a una cottura breve ma a una temperatura molto alta, quindi sui 240 gradi per una decina di minuti. Quando vediamo che iniziano a disidratarsi, siamo pronti. Andiamo a levarli dal forno. E con l'aiuto di una spatola li rimuoviamo dalla carta forno e andiamo a metterli in un pentolino. E adesso insieme ai pomodori andiamo ad aggiungere pari peso di fragole, quindi per la realizzazione di questa ricetta abbiamo all'incirca 500 g di pomodorini e 500 g di fragole, dove andremo ad aggiungere 300 g di zucchero, quindi il 30% del peso in zucchero. Per smorzare un po' la dolcezza andiamo ad aggiungere un goccio di aceto balsamico. A questo punto possiamo andare sul fuoco. La cottura va fatta su un fuoco dolce, quindi la fiamma deve essere mantenuta costante e bassa, girandola di tanto in tanto per far sì che il composto non si attacchi sul fondo. Nel mentre che la composta va, noi siamo pronti con la pasta, quindi andiamo a scolarla delicatamente e ad adagiarla su una placchetta con carta assorbente. La vado ad asciugare su carta assorbente perché voglio che sia una pasta completamente asciutta, priva di umidità, perché poi andrà appoggiato su un frollino, quindi voglio che rimanga croccante il frollino. Andiamo a spennellare leggermente con un po' di olio extravergine d'oliva i nostri spaghetti per renderli lucidi. Dopo 2 ore la nostra composta dovrà risultare di questa consistenza, quindi densa, lucida e cremosa. Non ci resta che assemblare il nostro finger dolce, quindi abbiamo la nostra pasta sulla base di frolla, quindi è una frolla semplice, e andiamo a creare quello che ricorda un po' la salsa di pomodoro. Per dare un tocco di croccantezza al nostro finger food dolce andiamo ad adagiare dei pezzettini di crumble realizzato con un burro aromatizzato al basilico per aumentare quella che è la nota un po' sapida e anche aromatica della ricetta, e concludiamo con le nostre erbe fresche e fritte. In questo caso abbiamo scelto timo e basilico. Manteniamo l'olio di semi a una temperatura costante di 160 gradi e stanno veramente un secondo. Concludiamo il nostro finger andando ad adagiare le nostre erbe aromatiche in versione fritta e fresca. E adesso non ci resta che impiattare il nostro spaghetto 3D in versione dolce. Vi ho dimostrato appunto questa delizia della natura, quindi la ricerca di piccoli assemblaggi di 4-5 pomodori per esaltare appunto il gusto mediterraneo della cucina di Arnolfo Ristorante.